Ciao a tutti, in questo video cercherò di spiegarvi abbastanza in maniera semplice e facile la differenza tra diabete mellito e diabete insipido, che secondo me genera tantissima confusione nelle persone che non sono avvezze a termini medici o che non conoscono chiaramente le patologie. Questo ovviamente può essere riferito anche agli esseri umani. In questo canale noi trattiamo di cane e gatto, e quindi se non sei iscritto al canale iscriviti pure al canale, e se hai un cane o un gatto, in questo canale cerchiamo di trattare le patologie del cane e del gatto, cercando sia di spiegarvi la patologia ma anche di darvi dei consigli utili. Inoltre, se vuoi sostenere questo progetto, metti un bel mi piace sotto il video, e se hai delle curiosità relative per esempio a diabete mellito o diabete insipido, scrivi qua nei commenti. Se invece hai delle altre curiosità sempre relative al cane e al gatto, scrivi pure nei commenti, che cercherò di realizzare un video ad hoc per rispondere al tuo commento. Partiamo subito quindi col video. Diabete insipido e diabete mellito. C'è molta confusione proprio per il nome diabete, no? Ho il diabete. Tendenzialmente il diabete mellito è fondamentalmente una patologia metabolica legata al fatto che fondamentalmente la persona, il cane e il gatto che hanno il diabete mellito non riescono a produrre insulina e quindi hanno un'iperglicemia. Questo è il diabete mellito. Il diabete insipido è tutt'altra cosa, hanno in comune solo la patologia diabete e anche in comune alcuni segni e sintomi della patologia, che andremo poi a parlarne, ma il diabete insipido invece si riferisce all'arginina vasopressina, che è un ormone che fondamentalmente viene prodotto a livello di sistema nervoso centrale e che serve fondamentalmente per riassorbire l'acqua a livello renale. Quindi hanno due meccanismi completamente diversi. Si chiamano diabete tutti e due perché fondamentalmente i segni clinici della patologia sono abbastanza simili, perché tutti e due danno poliuria, tutti e due danno polidipsia, poliuria urinare tanto, polidipsia bere tanto, e ovviamente di solito anche il diabete insipido non modifica il discorso appetito, quindi la persona, l'animale, l'uomo mangiano normalmente, mentre magari nel diabete mellito abbiamo più una polifagia, cioè un aumento dell'appetito. La differenza poi sostanziale tra le due patologie, poi a livello proprio di esame del sangue, per esempio, è che il diabete mellito abbiamo questa iperglicemia che arriva a 300, 400, 500 milligrammi su decilitro, mentre invece nel diabete insipido la glicemia è normale. All'esame delle urine, altra differenza è che nel diabete mellito abbiamo la presenza di glucosio, mentre invece nel diabete insipido no. Altra differenza è che il peso specifico delle urine nel diabete mellito è tendenzialmente più alto, 1030-1040, per la presenza di glucosio, mentre invece il diabete insipido praticamente il peso specifico è simile a quello dell'acqua, anche a 1000, 1500, 1600, e anche il colore delle urine è molto diverso. Quello del diabete mellito è un giallo, mentre invece quello del diabete insipido è praticamente quasi acqua, è un giallo chiarissimo, 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 perché da una parte non riescono, nel diabete insipido non c'è concentrazione di urine a causa della mancanza di vasopressina. Questa è fondamentalmente la differenza. Spero che questo video vi sia utile, perché secondo me c'è molta confusione tra diabete mellito e diabete insipido, perché tutti e due hanno la parola diabete, quindi immagino che quando a qualcuno di voi o qualcuno cui è diagnosticato il proprio cane il diabete insipido penserà al diabete mellito. So perfettamente che c'è questa confusione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.